in 5 secondi possiamo entrare tutti in depressione. Lo sapete? Volete? È gratis. Dai, facciamolo giusto per capire. No! Ma possiamo poi tornare felici in altri 2 secondi. Cioè, comandiamo noi e mica poi rimaniamo in depressione. Dai, proviamo un attimo. Allora, una persona depressa che sta vivendo uno stato d'animo di depressione. Innanzitutto, postura, come sta? Tutti l'avete fatto, eh? Guarda un po' che strano. Avete fatto tutti così. Siamo tutti diversi, i miei problemi sono speciali e unici. E ho detto, com'è? Tutti. È stato un caso. Quindi, già gobbetta, spalle chiuse, già guarda il cuore, poverino, che sta qui, no? Quando noi vogliamo il cuore aperto, invece cuore chiuso, petto chiuso, testa incantata un po' da un lato, vero? Cioè non dritta, un po'. Poi dipende, A volte mano così, faccia, non sorridi di sicuro, hai un po' di tensione, il respiro e poi già questo stiamo parlando solo della fisiologia del corpo, quindi postura, respiro, posizione, ma pensiamo a quello che accade qui dentro un attimo. Quindi cambio la postura del corpo, dai proviamo, mettiti un attimo giù, sospiro proprio quello. E poi inizi a pensare a qualcosa di brutto che è capitato nella tua vita, ma non la cosa più brutta adesso, Una cosa brutta. Sentite l'energia della sala già com'è cambiata. Focalizzati proprio su un'immagine, nello specifico, di un'esperienza poco felice che hai vissuto. Adesso immagina la frase che ti ripetevi, le cose che ti dicevi nella testa in quel momento. Poi pensa a una scoreggia. Oh ragazzi, aspetta. Abbiamo risolto i problemi della vita. Quando siete un po' tristi, potete andare a casa. Cosa abbiamo fatto con la scoreggia? Abbiamo spostato l'attenzione dei vostri pensieri. Automaticamente avete fatto tutti. Io da qui è bellissimo, proprio tutti insieme. Poi dice Daniele, ma adesso non ero in depressione vera, cioè mi hai detto tu di andarci, però stavate vivendo, poi non sono andato giù pesante, potevo fare di meglio con voi. E ci siamo andati leggeri, ma anche se fosse stato più pesante, era la stessa cosa, ti dicevo scoreggia. E adesso possiamo rifarlo se vuoi. E vedi proprio come ci torni in un attimo lì e sai già cosa fare, torna in depressione. Ora, basta solo questo? Per cambiare emozioni sì. Cioè, in quel momento devi entrare in una riunione di lavoro importante, ti è appena successa una cosa brutta, ti è arrivata una brutta telefonata, devo entrare qui sul palco, mi è appena arrivata una telefonata bruttissima e non voglio portarvi quell'esperienza qui, quindi devo cambiare emozione, devo saper switchare il pensiero. Cosa faccio? Cambio postura, cambio il respiro, cambio i pensieri, mi focalizzo su di voi, sulle vostre storie. Sposto i miei pensieri su qualcos'altro. In quel momento riesco a farlo. Ovviamente non è questa la soluzione. Questa è una soluzione momentanea, ma puoi guidare le tue emozioni. La soluzione è tutto quello che stiamo vedendo. Tutti questi strumenti messi insieme e tutti gli altri che vedremo. Quella è la soluzione, andare a capire il perché arriva quella depressione. La depressione, visto che per quanto alcuni di voi possano dire io non sono mai andato in depressione, non hai mai vissuto un momento triste nella tua vita, perché di quello stiamo parlando. Poi c'è la depressione patologica, ma qui dentro la depressione patologica, ve lo dico anche per esperienza, veramente pochi l'hanno vissuta davvero. Dove hai bisogno dello psichiatra, non dello psicoterapeuta o dello psicologo, dello psichiatra. E ti danno queste etichette che tu attacchi alle cose che ti arrivano. Sei depresso. Quindi adesso eri depresso. Etichetta. No. Adesso hai scelto di andare in uno stato di depressione leggero. A volte, quando il problema è grosso, è vero, ora l'abbiamo simulato, ma quando il problema è grosso è vero, magari ci vai per più tempo, in modo più violento. Vi ricordate quei picchi che abbiamo visto oggi? Ma non sei depresso. Hai un po' di depressione, o magari in quel momento hai un bel po' di depressione, ma non sei depresso. Perché vi è capitato tante volte di essere in uno stato di depressione o di tristezza e ad un certo punto è arrivato un bambino
E voi eravate lì, che vi impegnavate a rimanere lì, che magari i vostri amici, dai, ma o i vostri genitori o qualcuno nella vostra vita ha cercato di cambiarvi stato e voi rimanevate lì proprio impegnati e c'è una parte di te che gode nel fare quella roba lì, vero? C'è una parte di te che vuole rimanere lì, non vuole uscire da quella cosa e già questo deve farti riflettere. Ma se c'è una parte di me che vuole rimanere lì, significa che io sto scegliendo di rimanere lì. E lo sai che stai scegliendo di rimanere lì. Perché poi arriva un bambino, ti fa una smorfia e non puoi non fare un sorriso a quel bambino. E crolla tutta la tua maschera. E quindi? Sei ancora depresso? Mm. Non c'è niente di male a vivere un po' di depressione ogni tanto. I momenti difficili arrivano per tutti. Certo che se resti in depressione per giornate intere, settimane intere, mesi interi, quella si chiama sofferenza, non si chiama più depressione. E quindi state attenti quando attaccate questa etichetta, narcisista, depresso, cardiopatico, diabetico. Il diabete si può guarire. Il diabete tipo 1 è diverso, molti arrivano dai vaccini, eccetera, eccetera. Ma il diabete tipo 2 si può guarire. E dal momento che tu dici sei diabetico, è la tua identità. Quando usate il verbo essere e poi dite qualcosa di voi, state molto attenti a quello che dite dopo, perché state definendo la vostra identità, state andando a rinforzare quei solchi nel grano che sono dentro il vostro inconscio. E adesso vedremo come andiamo anche a sfogare tutto questo. Quindi ci sono le emozioni che sono un altro aspetto importante, anche capire da dove arrivano queste emozioni. E vi ho fatto un esempio per farvi capire che attraverso una serie di azioni noi possiamo governare le nostre emozioni. E se a questo aggiungiamo tanta consapevolezza, ovvero siamo prevedibili a noi stessi, allora sarà difficile tornare in quegli stati profondi di infelicità, di depressione, di tristezza.